Benvenuti! Oggi parliamo della storia di amore, morte e misteri dei duchi di Urbino. Esatto! Oggi parliamo dei duchi di Urbino e della loro storia d'amore, della loro salute e del mistero che circonda la morte di uno dei due. E lo facciamo grazie al famosissimo dipinto di Piero della Francesca, I duchi di Urbino, il cui titolo completo in realtà sarebbe Doppio ritratto dei duchi di Urbino o addirittura Doppio ritratto dei duchi di Urbino, Federico da Montefeltro e Battista Sforza. In questo quadro, infatti, forse si nascondono gli indizi proprio sul loro amore, sul loro stato di salute e forse anche sul decesso di uno dei due. Pronti? Cominciamo! E come prima cosa guardiamo il dipinto. Il dipinto è un doppio ritratto, così come dice il titolo dell'opera. È un olio su tavola e ciascuno dei due pannelli misura 47 cm x 33 cm e l'autore di questo doppio dipinto è Piero della Francesca. E chi sono le persone ritratte? Le persone ritratte sono i duchi di Urbino. Alla nostra destra abbiamo Federico da Montefeltro e alla nostra sinistra abbiamo Battista Sforza. I due duchi, che sono marito e moglie, sono ritratti di profilo perfettamente piatto, come si usava sulle effigi e sulle monete e sulle medaglie. E questo modo di ritrarre di profilo era un modo per nobilitare molto la persona ritratta. E i due duchi ritratti, i due coniugi, sono ritratti in modo che si guardano. I due duchi sono ritratti in modo solenne, immobile e sono quasi irreali, sono ritratti in modo molto etereo e sono quasi inespressivi. Nel senso che la loro espressione è di solennità, di serenità, ma nello stesso tempo sono quasi inespressivi. E questo contribuisce a dare al dipinto un'atmosfera quasi irreale, molto eterea. Il paesaggio alle loro spalle rappresenta i territori sui quali essi governano ed è raffigurato con un gusto quasi fiammingo. È infatti un paesaggio raffigurato in modo minuzioso e sembra quasi tutto a fuoco. In realtà non è completamente tutto a fuoco perché in effetti verso l'orizzonte si ha una sorta di distorsione, diciamo, pulviscolare, quindi si ha una distorsione data dal gradiente percettivo della lontananza. Però senz'altro il paesaggio è fortemente lavorato nei particolari. La luce che investe il dipinto è uniforme, è chiarissima, bianca potremmo dire, e contribuisce ad appiattire ancora di più i volumi e quindi ad aumentare il senso di realtà e quasi di divinità delle due persone ritratte. Il tutto è simmetrico. Non solo sono simmetrici i due pannelli tra di loro, ma
anche ciascun dipinto presenta una notevole simmetria. Infatti le figure sono poste centralmente, ogni figura è posta centralmente nel proprio pannello, nel proprio spazio di ritratto. E l'orizzonte, che è una linea perfettamente orizzontale, certo ci sono le montagne, però la linea dell'orizzonte è molto leggibile, l'orizzonte quindi crea una disposizione a croce con la linea verticale su cui appoggiano le figure. E il tutto è sospeso in questa sorta di immobilismo eterno. E questo dipinto ha un fronte e un retro. Il fronte è questo, quindi dove sono ritratti i due duchi. Sul retro invece sono dipinti due trionfi. Uno è il trionfo di Federico, l'altro è il trionfo di Battista. Il trionfo di Federico ritrae naturalmente Federico e Federico è ritratto sul carro trionfale trainato da due cavalli bianchi, mentre una vittoria alata lo incorona d'alloro. Nella parte anteriore del carro siedono le 4 virtù cardinali: la giustizia, frontale, con spada e bilancia, la prudenza, di profilo con uno specchio, la fortezza con la colonna spezzata e la temperanza di spalle. Un amorino poi guida i cavalli ed è chiaro che però non è l'amorino a decidere dove devono andare i cavalli, ma è Federico che sta dando l'ordine. Infatti lo vediamo, ovviamente vestito in armatura, che impugna un bastone di comando. E tra l'altro la cosa curiosa è che questo bastone, che è tenuto in mano da Federico, è, come dire, prolungato dal paesaggio. Infatti noi vediamo che sulla stessa linea del bastone di Federico c'è una linea orizzontale nel paesaggio, nello sfondo, e questa linea ovviamente contribuisce a dare forza al gesto di Federico. Il trionfo di Battista invece esalta le virtù coniugali. Battista è ritratta durante la lettura e sul proprio carro ha le 3 virtù teologali della fede, della speranza e della carità, più una 4ª virtù. La virtù della carità è vestita di nero e tiene in grembo un pellicano. La virtù della fede è vestita di rosso e regge il calice e l'ostia. E la speranza è di spalle. La 4ª virtù che è ritratta, infine, è la temperanza. E anche il carro di Battista è guidato da un amorino. Ma il carro di Battista non è tirato da 2 cavalli, ma da 2 liocorni, che sono il simbolo della castità. E una piccola curiosità: perché la carità tiene un pellicano? Perché il pellicano è il simbolo del sacrificio materno, colui o colei che dona le proprie carni per la sopravvivenza dei figli. Ma perché un pellicano per questa simbologia? Perché apparentemente la femmina di pellicano nutre i propri piccoli dando loro da mangiare le carni dei pesci che ha tenuto nella propria sacca sotto il becco a macerare. E il movimento che il pellicano fa per sputar fuori questi pesci, queste carni di pesci, hanno dato l'impressione nei secoli scorsi che il pellicano si trafiggesse il petto per far uscire la propria carne e il proprio sangue con cui nutrire i piccoli. E quindi questa immagine è diventata simbolica. Il pellicano è diventato il simbolo del sacrificio materno. Ed eccolo qui questo dipinto. Secondo me, tra l'altro, è bellissimo questo dipinto.
e come detto è stato eseguito da Piero della Francesca, che era un amico intimo di Federico da Montefeltro. E tra l'altro questo dipinto, che per l'appunto non è molto grande, 46 cm x 33, si può chiudere, cioè è fatto a libretto, quindi i due duchi disegnati sopra e poi i trionfi sotto. Una volta che il dipinto si chiude, poi i trionfi fanno da copertina. E il fatto che questo dipinto sia pensato per essere chiuso e sia anche pensato così piccolo ha un perché. Ma andiamo con ordine e vediamo quali indizi in questo dipinto ci possono dire qualcosa sulla storia d'amore dei due duchi ritratti, sulla loro salute e anche sulla misteriosa morte di uno dei due. E ovviamente, siccome dobbiamo parlare da vicino dei due duchi di Urbino e della loro storia, andiamo prima di tutto a conoscere un pochino più da vicino sia il duca che la duchessa. Innanzitutto dobbiamo dire che siamo nel 400. Infatti il dipinto è stato realizzato tra il 1467 e il 1472 e tutta questa vicenda si svolge tra la metà e la fine o un po' prima della fine, in realtà del 400. Diciamo che siamo tra gli anni 50 e gli anni 70 del 400. E per primo andiamo a conoscere un pochino Federico da Montefeltro, ovvero il duca di Urbino, quindi l'uomo che vediamo ritratto proprio in questo dipinto. Federico nasce il 7 giugno del 1422 ed è il figlio di Guidantonio da Montefeltro. E qui c'è già un piccolo mistero, perché non siamo mica sicuri che Federico sia davvero il figlio di Guidantonio. Infatti, è un'ipotesi plausibile che Federico in realtà fosse il figlio della figlia di Guidantonio e quindi che Federico fosse il nipote di Guidantonio, cioè Guidantonio era il nonno di Federico, non il papà. Però, anche se ciò fosse stato vero, probabilmente per non dare scandalo, in quanto figlio illegittimo, Guidantonio ha comunque fatto passare Federico come figlio suo. Ora quindi, se Federico fosse realmente il figlio di Guidantonio, o se fosse il nipote, ma in realtà il figlio della figlia di Guidantonio, il figlio illegittimo della figlia, questo non lo sappiamo, però sta di fatto che Federico per tutta la vita si è considerato il figlio di Guidantonio e comunque Guidantonio l'ha sempre fatto passare come figlio suo. Quindi possiamo dire che comunque Federico era il figlio di Guidantonio da Montefeltro. Federico era un signore del suo tempo, infatti era un signore che governava su varie terre. È stato un condottiero militare, perché così era richiesto all'epoca per le persone del suo rango e nella sua posizione. Ha condotto varie campagne militari e dai proventi di queste campagne militari ha ottenuto molti fondi per dare lustro alla corte, alla propria corte, per edificare il Palazzo Ducale di Urbino e il Palazzo Ducale di Gubbio e anche per dare vita a una delle più celebri biblioteche dell'epoca. Infatti, Federico da Montefeltro è stato un grandissimo mecenate. Infatti non è un caso che alla sua corte lavorasse anche Piero della Francesca, cioè il fatto che Federico da Montefeltro fosse amico di Piero della Francesca è perché lo conosceva e sì, perché Piero della Francesca era uno degli artisti proprio che aveva lavorato anche alla corte di Federico, proprio perché lui era un mecenate. E tra l'altro Federico riuscì a trasformare il Ducato di Urbino in un importantissimo centro artistico e culturale, così importante da riuscire a fare concorrenza al centro culturale
tenuto in piedi da Lorenzo de' Medici a Firenze. C'è da dire, non è che Federico fosse un santo. Era un condottiero militare, aveva fatto guerre, aveva ucciso persone, aveva soffocato rivolte nel sangue. Forse ha anche, partecipato all'eliminazione di Odd'Antonio. Odd'Antonio era suo fratello, o fratellastro, nel senso che Odd'Antonio era il figlio legittimo sicuro di Guidantonio. E probabilmente Federico, ha contribuito a toglierlo di mezzo, e parrebbe anche che Federico abbia preso parte alla congiura dei pazzi, cioè quel complotto ordito per eliminare Lorenzo de' Medici e il fratello Giuliano. Quindi non è che Federico fosse un santo, però semplicemente c'è anche da dire che Federico alla fine non faceva nulla di diverso da ciò che facevano tutti i signori dell'epoca, quindi non era niente di particolare. È vero, lui ha fatto queste cose, però all'epoca tutti si comportavano così, quindi non è che Federico fosse, particolarmente cattivo, era un uomo figlio del suo tempo e quindi chiaramente non era un santo. E c'è però da dire che Federico è stato comunque un grande mecenate che ha dato un enorme impulso e un enorme sostegno all'arte e alla cultura. E Federico era Federico da Montefeltro perché è figlio di Guidantonio da Montefeltro. Ed è diventato duca di Urbino perché nel 1437 ha sposato in prime nozze Gentile Brancaleoni, la quale aveva ereditato dal padre proprio il ducato di Urbino. Quello tra Gentile e Federico era un matrimonio combinato, era stato combinato quando Federico aveva solo 4 anni e tra l'altro Gentile era 6 anni più grande di Federico. Comunque sia, Federico rispettò la moglie per tutta la vita, però da lei non ebbe figli perché a quanto pare lei era sterile. Tuttavia Gentile, che aveva un carattere che faceva onore al suo nome, evidentemente, si prese cura molto amorevolmente dei figli illegittimi di Federico. Tuttavia nel 1457 Gentile muore. E muore probabilmente a causa di complicazioni di salute date dall'obesità che la affliggeva da tanto tempo. E qui entra in scena Battista. Infatti nel 1460 Federico sposa Battista Sforza. Federico aveva conosciuto Battista perché, lo vediamo meglio tra un attimo quando andiamo a conoscere un po' più da vicino Battista. Comunque, Federico aveva una sorella e la sorella di Federico era la seconda moglie del padre di Battista e quindi Federico e Battista si conoscono e Federico si innamora molto di Battista e infatti questo è un matrimonio d'amore. Perché se è vero che quello con Gentile era stato un matrimonio combinato, quello con Battista no, è un matrimonio per scelta. E per l'appunto, come detto, nel 1460 Federico da Montefeltro sposa Battista Sforza. E Federico e Battista hanno ben 7 figli, che sono Aura, Girolama, Giovanna, Elisabetta, Costanza, Agnese e Guidobaldo, l'unico maschio che sarà anche l'erede di Federico. E Federico, da quando conosce Battista, da quando si sposa con Battista, non avrà più figli illegittimi, proprio perché la amava molto e quindi in pratica stava solo con lei e quindi ha avuto figli solo con lei da quando l'ha conosciuta. Prima invece aveva avuto anche dei figli illegittimi, sì, perché Gentile era sterile, ma anche perché comunque era un matrimonio combinato. Lui ha sempre rispettato Gentile, però comunque era lo stesso un matrimonio combinato. Mentre invece, in effetti, da quando Federico sposa Battista, non avrà più figli illegittimi.
E Federico e Battista andavano molto d'accordo anche perché avevano, per così dire, la stessa levatura culturale. Federico, infatti, come detto, era un mecenate che ha sostenuto molto le arti e la cultura e lui stesso era una persona molto acculturata che continuava a formarsi senza mai smettere. E Battista anche. Battista era una donna di grande cultura e di grandi capacità, anche politiche, e quindi erano, per così dire, molto simili caratterialmente, avevano una statura culturale molto simile e di conseguenza riuscivano a avere uno scambio personale molto di qualità. E di conseguenza questo molto probabilmente ha contribuito, insieme al fatto che loro due si amavano molto, ha contribuito a farne un'unione solida. E nel 1474 il Papa Sisto IV, quello che aveva fondato la Cappella Sistina, fa duca Federico da Montefeltro, lo fa duca di Urbino. Qual è il punto? Che nel 1474 Battista era già morta, eppure viene fatta duchessa di Urbino anche lei. Ma perché Battista era morta? Andiamo quindi a conoscere un pochino più da vicino Battista Sforza. Battista nasce nel gennaio del 1446 ed era figlia di Alessandro Sforza e della sua prima moglie Costanza da Varano, che era una poetessa e una erudita di lingua greca e latina. E considerata la levatura culturale della madre, cominciamo già a capire come mai Battista diventerà quella donna acculturata e capace che sarà da adulta. E qui vale forse la pena di dire qualcosa sul nome di questa donna. Battista. Sì, perché all'epoca il nome Battista era usato sia per gli uomini sia per le donne. Infatti la bisnonna materna di Battista si chiamava Battista e infatti Battista era per loro un nome di famiglia. Ed esistevano all'epoca donne che si chiamavano proprio Battista. Quindi per loro era assolutamente normale perché era un nome che valeva sia per gli uomini sia per le donne. Poi, nel corso del tempo, invece, Battista si è risolto a essere solamente un nome maschile, così come è oggi. E una piccola curiosità è che anche Gentile è un nome che ha avuto la stessa storia. A oggi, anche se poco usato, il nome Gentile è un nome unicamente maschile, mentre all'epoca il nome Gentile era un nome sia maschile che femminile e Gentile era la prima moglie di Federico. Quindi, curiosità, Federico ha avuto due mogli, la prima Gentile e la seconda Battista, le quali portavano dei nomi all'epoca sia maschili che femminili, ma che poi nel corso del tempo, per arrivare fino a oggi, sono diventati nomi unicamente maschili. Battista, quindi, come dicevamo, era la figlia di Alessandro Sforza e Costanza da Varano. Il punto è che nel 1447 Costanza muore e muore di parto perché muore dando alla luce Costanzo, cioè il fratello di Battista. Il padre non perde tempo e nel 1448 sposa Sveva da Montefeltro. Questo matrimonio non va bene. I due si erano sposati per procura e si erano visti solo dopo il matrimonio e questo matrimonio non funziona. Non hanno figli e tra l'altro Alessandro Sforza ad un certo punto comincia a sospettare, dando retta a voci che giravano, che la moglie Sveva stesse tramando contro di lui per togliergli il potere, per togliergli i possedimenti e così via, il che probabilmente non era vero.
Ma tant'è, Alessandro non si fida e decide di spedire la moglie nel convento delle Clarisse a Pesaro e così questo matrimonio finisce. Ma Sveva era Sveva da Montefeltro, ovvero la sorella di Federico da Montefeltro. Infatti, ecco qui, come dicevamo prima, ecco come Federico e Battista si conoscono. Battista è la figlia di Alessandro Sforza e figliastra di Sveva e Sveva è la sorella di Federico, quindi i due si conoscono, si innamorano e l'8 febbraio del 1460 Battista e Federico si sposano. Battista all'epoca del matrimonio aveva compiuto da poco, da un mesetto o forse anche un poco meno, i 14 anni, mentre Federico ne aveva 38. La differenza di età è molto molto ampia, parliamo di circa 24 anni di differenza. E Battista è molto giovane, ha 14 anni, però bisogna tenere conto che per l'epoca era normale. Quindi per l'epoca era normale che una bambina diventasse donna molto presto, quindi appena aveva le mestruazioni, appena quindi poteva avere figli, diventava una signora, una ragazza da marito. Quindi il fatto che lei avesse 14 anni era per l'epoca perfettamente normale. La differenza di età tra loro, certo, era molta, ma anche in questo caso non era così inusuale trovare matrimoni nei quali i coniugi avessero comunque delle forti differenze di età. Solitamente era l'uomo a essere più grande della donna, però ci sono anche casi in cui i ruoli erano invertiti, molti meno, chiaramente per via del fatto che la donna doveva fare figli e quindi doveva essere giovane, però è anche vero che i matrimoni venivano fatti anche per mettersi d'accordo con i terre, possedimenti, ricchezze e quindi alla fine erano dei contratti che andavano molto a giocare anche su questioni di denaro e quindi l'età passava in secondo piano. Sta di fatto che comunque all'epoca del loro matrimonio Federico aveva 38 anni e Battista ne aveva 14, il che, come detto, per l'epoca, per lei era alla fine un'età normale per il matrimonio. E Battista, come detto, era una donna dalle grandi qualità intellettuali, dalle grandi capacità anche politiche. Infatti Federico le lasciava tranquillamente in mano il governo e la politica quando lui era via per questioni militari. Era lei a gestire la politica e quindi Battista era anche una figura di spicco dell'epoca e oltretutto era anche molto bella, quindi sicuramente era, per così dire, una donna che attirava attenzioni. Era bella, era ricca ed era molto capace, molto intelligente e aveva un ruolo politico predominante. Addirittura era in grado di fare le veci del marito. Tutto va benissimo, quindi tutto va a gonfie vele. Però il 7 luglio del 1472, a soli 26 anni, Battista muore. Ma perché? Come è morta Battista? Questo è un mistero che adesso andiamo a indagare e forse nel quadro di Piero della Francesca c'è un indizio. In realtà, se guardiamo il quadro di Piero della Francesca, di primo acchito non è Battista ad attirare l'attenzione, anche se in effetti è lei quella parte più strana e lo vediamo tra un attimo. Ma il punto è che così, a primo sguardo, non è Battista ad attirare l'attenzione, ma è Federico. E la domanda è: ma che cos'ha al naso Federico? Se infatti noi andiamo a cercare i ritratti di Federico sparsi in giro, ci accorgiamo che Federico è sempre ritratto di profilo. Il che di per sé non sarebbe stranissima come cosa, perché per l'appunto
Per l'epoca ritrarre qualcuno di profilo equivaleva a elevarlo di rango, perché erano gli imperatori sulle monete a essere ritratti di profilo. Il punto è che Federico è sempre e solo ritratto di profilo e soprattutto è sempre e solo ritratto dallo stesso profilo, cioè il sinistro. E c'è un motivo. Tra l'altro, e questo appunto la prima cosa che si nota, Federico ha un profilo molto caratteristico, ha qualcosa qui, c'è qualcosa nel setto nasale di Federico che è un po' strano. Ebbene, questa cosa strana che Federico ha qui è il fatto che a lui manca un pezzo di setto nasale. Com'è possibile questa cosa? È nato così? La risposta è no. Questa menomazione è il frutto di un incidente, o forse è il frutto di una scelta che lui ha fatto dopo questo incidente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Nel 1450 viene indetto un torneo per celebrare l'ascesa di Francesco Sforza come duca di Milano. E Federico da Montefeltro, che a quell'epoca ha 28 anni, partecipa a questo torneo. Il problema è che durante una di queste giostre, alle quali stava partecipando proprio Federico, accade un incidente e una lancia trapassa il volto di Federico, gli trapassa il naso, gli trapassa la fronte e gli trapassa l'occhio destro, il quale viene praticamente portato via quasi integralmente. Infatti delle fonti dell'epoca dicono che all'occhio destro Federico presentava una profonda ferita e dell'occhio si intravedeva solo un pochino il biancore di una parte del bulbo oculare. E questa primariamente è la ragione per cui Federico si fa sempre e solo ritrarre dal profilo sinistro, cioè dove aveva l'occhio sano. Infatti Federico, visto frontalmente, avrebbe dovuto apparire più o meno così. Questa è una riproduzione a cura di Millennium Fabri Armorum, Castello di Arzignano, Vicenza. E qui abbiamo capito il perché Federico si fa sempre ritrarre di profilo e sempre dallo stesso profilo. Ma il naso? Le spiegazioni possibili sono 3. La prima spiegazione è anche la più semplice e la più immediata. Durante l'incidente, la lancia che ha trapassato il viso di Federico gli ha portato via un pezzo del setto nasale. E quindi, dopo l'incidente, Federico è rimasto menomato all'occhio e anche al naso. Quindi la lancia che è passata ha portato via la parte del setto nasale. E questa quindi è la ragione del profilo di Federico. La seconda ipotesi riguarda invece il medico di Federico. Quindi la seconda ipotesi potrebbe essere questa. Dopo che Federico ha subito l'incidente, il pezzo di naso era così messo male che per non rischiare delle infezioni all'epoca incurabili e che quindi avrebbero portato Federico alla morte, il chirurgo che lo ha operato ha deciso di asportare il setto nasale ormai perso praticamente e di conseguenza quest'area scavata sarebbe non tanto l'effetto della lancia quanto l'operato del chirurgo che per salvare la vita al suo paziente ha deciso di sacrificare un pezzo di setto nasale. Ma la terza ipotesi è forse quella più interessante. Secondo questa ipotesi, infatti, potrebbe essere stato Federico a chiedere l'asportazione di parte del setto nasale. Infatti, durante questo incidente, la lancia aveva portato via a Federico l'occhio destro, ma Federico era un signore dell'epoca, era un condottiero militare e aveva tutto
tutta l'intenzione di continuare nella sua carriera militare. E il fatto di essere guercio, quindi di essere cieco da un occhio, era qualcosa che avrebbe potuto, come dire, non permettergli di perseguire la carriera militare, non come avrebbe voluto. E allora potrebbe addirittura essere stato che Federico stesso abbia chiesto al chirurgo di asportare parte del setto nasale, la parte alta, per fare sì di avere un maggiore campo visivo con l'occhio sano. Noi in realtà non abbiamo delle fonti, almeno che si sappia finora, che ci dicano precisamente quale di queste tre opzioni sia quella vera. Sappiamo che c'è stato l'incidente, le fonti riportano 1450, ci sono a dire il vero delle fonti che riportano 1451, però sembrerebbe una data errata, quindi prendiamo buono il 1450, sappiamo che c'è stato questo incidente e sappiamo che Federico ha avuto questi danni. Però il motivo del perché il setto nasale di Federico sia così, in realtà finora non lo sappiamo di preciso. Potrebbe essere una di queste tre ipotesi. Ma Battista? Sì, perché come detto, quando si guarda questo dipinto, la prima cosa che attira l'occhio è il naso di Federico. È quella, la prima cosa è come mai? Come mai questa persona ha questo profilo così particolare? Però in effetti, se si guarda il dipinto con un pochino più di attenzione, tra i due è Battista quella più strana. Ed è strana in un modo, oserei dire quasi inquietante. E inoltre, forse c'è un indizio del come Battista potrebbe essere morta. Andiamo a vedere. Innanzitutto, a guardare bene, Battista è di un pallore mortale, letteralmente. Battista è veramente pallida. Adesso, è vero, prima di tutto, che per l'epoca, nel corso dei secoli, in Europa, la pelle molto chiara e molto bianca è sempre stata simbolo di nobiltà, di stirpe, di sangue reale. Va bene. Quindi possiamo forse dire che Piero della Francesca possa aver schiarito particolarmente Battista proprio in quest'ottica, proprio per renderla ancora più nobile. Inoltre, Battista era bionda, era di un biondo rossiccio e questo sicuramente gioca a favore del fatto che avesse una pelle particolarmente chiara. Però, potrebbe essere che Battista ha questo pallore mortale perché al momento del dipinto Battista era già morta. Il perché Battista sia stata ritratta già morta lo vediamo tra un attimo, se pensiamo alla loro storia d'amore, ma lo vediamo tra un attimo. Ma il punto è proprio questo, forse questo pallore eccessivo indica proprio il fatto che Battista già non era più terrena al momento in cui è stata ritratta. Infatti, se ricordiamo, Battista è morta il 7 luglio del 1472. Ma perché? Innanzitutto dobbiamo dire una cosa importante riguardo alla morte di Battista. A volte si legge che Battista sia morta di parto. In realtà no, Battista non è morta di parto. È vero che Battista è morta nel 1472 e nel 1472 è nato Guidobaldo, quindi l'unico figlio maschio di Battista e Federico e quindi anche l'erede di Federico. Però Guidobaldo è nato nel gennaio del 1472, mentre Battista è morta a luglio, il 7 di luglio per la precisione. E soprattutto Battista è morta in viaggio, quindi il bambino era già nato, aveva già diversi mesi di vita e perciò, prima cosa importante, no, Battista non è morta di parto.
Infatti sì, Battista è morta durante un viaggio e per la precisione è morta durante un viaggio politico. Infatti Battista era partita per visitare i suoi possedimenti, suoi e del marito, come detto lei politicamente era molto presente, quindi è partita per visitare i suoi sudditi, suoi e del marito, ed era un viaggio che andava dalla Romagna a quella che allora era chiamata Marca Anconentana, che grosso modo corrisponde all'odierna regione delle Marche. È quindi il giugno del 1472 quando Battista parte per questo viaggio, per salutare i suoi sudditi, per fare un po' di politica, un po' di diplomazia e fa varie tappe. E a luglio arriva a Gubbio e lì improvvisa malattia. Il 6 di luglio si ammala, il 7 di luglio muore. Di che cosa? Apparentemente di polmonite, ma è davvero tutto così chiaro? In realtà non proprio. La malattia di Battista infatti è stata fulminante. In pratica è durata una notte. È stata così veloce e così improvvisa che Federico, che in quel momento stava tornando da Volterra, riceve la notizia della malattia della moglie e in pratica non fa in tempo ad arrivare, perché tra Volterra e Gubbio sono circa 12 ore di cavallo. Contato che magari una persona non riesce a fare, e neanche il cavallo, non riesce a fare 12 ore filate, ti devi fermare e anche qualcosa di più. Quindi Federico, che appena riceve la notizia, parte subito alla volta di Gubbio, non riesce ad arrivare, probabilmente non riesce ad arrivare in tempo per vedere la moglie ancora viva, o forse riesce ad arrivare giusto in tempo per vederla spirare. Ma che cosa può essere stata una malattia? Quale può essere stata una malattia così improvvisa e così fulminante? Quale malattia può aver avuto un decorso tanto rapido? Prima di tutto bisogna capire quali erano i sintomi della malattia di Battista. Febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie, dolore toracico e stanchezza. Quindi la spiegazione più logica è polmonite acuta. Ma può una polmonite acuta avere un decorso fatale così rapido? Una notte? Dunque, la risposta è sì, però ci sono dei però. Normalmente una polmonite può avere un decorso così rapido se ci sono alcuni fattori concomitanti. Uno, per esempio, è l'età avanzata. Il problema è che Battista aveva 26 anni. Ora, è vero che all'epoca le persone vivevano di meno ed è vero che all'epoca invecchiavano prima e diventavano adulte prima, ma anche per gli standard dell'epoca 26 anni è un'età giovane. Quindi il primo fattore che può rendere una polmonite così veloce, Battista non l'aveva. Battista non era in età avanzata, tutt'altro Battista era una giovane donna di 26 anni. Il secondo fattore che può rendere una polmonite a decorso così rapido sono le malattie croniche e l'indebolimento del sistema immunitario. E a questo punto la domanda è: Battista aveva qualche tipo di malattia cronica o aveva un sistema immunitario debole o aveva entrambe le cose? Tra un attimo lo vediamo, perché forse abbiamo proprio questo indizio nel quadro di Piero della Francesca. Prima di guardare il quadro di Piero, infatti, dobbiamo fare un doveroso inciso. Ci sono degli studiosi che hanno avanzato l'ipotesi addirittura che Battista possa essere stata avvelenata. Questo perché Battista era molto giovane. È vero che aveva già avuto 7 figli,
ma sta di fatto che era una donna giovane ed era una donna ricca, quindi aveva accesso, per quanto possibile, al meglio dell'epoca. E il fatto che questa sua malattia abbia avuto un decorso così rapido e una manifestazione così improvvisa ha fatto pensare appunto ad alcuni studiosi che forse non era una malattia, ma forse era un avvelenamento. E potenzialmente ci sono dei veleni che avrebbero potuto dare quegli effetti, quindi febbre, stanchezza, tosse. Non sappiamo se Battista abbia avuto anche qualche tipo di rigurgito di sangue o altro, questo non lo sappiamo. Quindi c'è chi ha pensato, era bella, era ricca, era politicamente influente, forse qualcuno ha voluto toglierla di mezzo. È un'ipotesi possibile, però il punto è che attualmente noi non abbiamo nessun tipo di fonte che ci possa attestare questo o che almeno ci possa far pensare questo. Quindi è un'ipotesi ovviamente plausibile, però al momento non viene presa in considerazione proprio perché non c'è nulla che ci faccia sospettare veramente che qualcuno abbia potuto voler avvelenare Battista. Però, di nuovo, senz'altro è un'ipotesi plausibile. Fatto salvo che è un'ipotesi plausibile ma priva di fonti che la possano supportare, è un'ipotesi che viene quindi accantonata e si torna all'idea che Battista sia morta di malattia e quindi di polmonite fulminante. E adesso guardiamo quindi il quadro di Piero. Se noi guardiamo il quadro di Piero e guardiamo ovviamente Battista, possiamo notare qualcosa. Al di là della pelle pallida, possiamo vedere che Battista sulla tempia ha qualcosa. C'è un'ombreggiatura bluastra e questa ombreggiatura ci fa leggere un volume e questo volume ci dice che Battista sembra avere una sorta di tumefazione all'altezza della tempia. La prima domanda da farsi è: potrebbe essere un errore del pittore? Potrebbe essere, come dicono alcuni, qualche tipo di simbologia? Allora, per quanto riguarda l'errore, tenderei a escluderlo. Infatti, questo che vediamo sulla testa, sulla tempia di Battista è un'ombreggiatura che fa leggere un volume. È possibile che sia un errore? Beh, no. Perché un errore così non è un errore, è qualcosa di fatto, di lavorato a lungo. Non è un errore di proporzione, non è una riga che non doveva esserci, non è uno sporco, è proprio un'ombreggiatura con le varie sfumature, con le varie linee bluastre all'interno. Quindi significa che non può essere un errore. Quella cosa lì Piero l'ha fatta perché la voleva fare. Può essere quindi un errore nel senso che Piero lì ha messo un'ombreggiatura che però non doveva starci? Anche in questo caso è poco probabile perché parliamo di Piero della Francesca, quindi parliamo di un pittore di grande esperienza e di grande abilità. Non mette un'ombra dove non avrebbe senso metterla, quindi diciamo che non è proprio un errore che farebbe un pittore come Piero. È quindi una scelta. Alcune persone dicono che potrebbe essere un simbolo e io qui alzo le mani perché non capisco simbolo di che cosa. E voglio dire, è una tumefazione all'altezza della tempia. Che tipo di simbolo può essere? Non è un simbolo di nobiltà, non è un qualcosa che può rendere più bella questa donna, non è un simbolo religioso, non mi viene in mente che tipo di simbolo potrebbe essere. Potrebbe essere un simbolo della sua morte? Beh, se lo è, vuol dire che Piero è stato un precursore della medicina di qualche secolo. Infatti, probabilmente Piero non ha fatto altro che dipingere ciò che vedeva e probabilmente quindi quella tumefazione Battista l'aveva davvero. E che questa tumefazione c'era davvero sulla tempia di Battista è un'ipotesi supportata anche da altri ritratti di Battista, fatti da altri autori,
come per esempio il busto di Francesco Laurana o il bassorilievo attribuito o attribuibile o a Giorgio Martini o a Domenico Rosselli. In entrambi questi ritratti si può infatti vedere la leggera tumefazione, il leggero rigonfiamento sulla tempia destra di Battista. E la maschera funeraria che è stata fatta su Battista porta o non porta questa tumefazione? Alcuni dicono che c'è, alcuni dicono che non c'è. Dalla foto non si riesce a capire. Il punto è che anche qualora la tumefazione non fosse presente nella maschera funeraria, l'ipotetica diagnosi potrebbe stare in piedi lo stesso. La diagnosi che è stata fatta, infatti, da alcuni studiosi è che Battista soffrisse di arterite a cellule giganti e che proprio quello l'abbia portata alla morte. Qui faccio un piccolo inciso. A questo punto naturalmente devo parlare di qualcosa di medico, perciò mi scuso per le eventuali inesattezze se dovessi dirne. Non sono un medico, quindi perdonatemi se dirò qualche tipo di inesattezza medica. E in secondo luogo teniamo ovviamente presente che questa è un'ipotesi molto molto interessante che viene fatta in merito a Battista Sforza, ma che ovviamente a tutt'oggi non può essere presa come una verità. Però è un'ipotesi molto plausibile e adesso andiamo a vedere perché. L'arterite a cellule giganti, quella che oggi è conosciuta come arterite a cellule giganti, è una malattia autoimmune che solitamente esordisce dopo i 50 anni, ma che in effetti può presentarsi anche prima. E si tratta di un'infiammazione dei nervi cranici e molto spesso soprattutto temporali o carotidei. E i sintomi collegati a questa patologia sono stanchezza, malessere generalizzato, sudorazione, perdita di peso, febbre di origine ignota e soprattutto mal di testa, forti mal di testa. E non solo mal di testa, ma anche dolori al cuoio capelluto, dolori alla mandibola durante la masticazione, disturbi alla vista e cose di questo genere. Ora, prima di proseguire, una cosa importante. Questo è un video di arte e io non sono un medico. Noi stiamo parlando di Battista Sforza, quindi mi raccomando, se avete dei problemi, rivolgetevi a un medico. Per favore, non basatevi sui video YouTube e soprattutto su video YouTube come questo che non hanno nessuna intenzione o finalità medica. Quindi mi raccomando, se avete problemi, rivolgetevi a un medico. Questo è un video di arte e noi parliamo di Battista Sforza. E quindi Battista Sforza presentava qualche sintomo tra questi? Sì o no? Battista, prima di tutto, sembra presentare un sintomo molto molto particolare e piuttosto specifico di questa patologia. Quello che vediamo nel quadro, cioè la tumefazione sulla tempia. Infatti, chi soffre di arterite a cellule giganti molto spesso presenta proprio una tumefazione in corrispondenza delle arterie temporali, cioè delle arterie infiammate, e a volte queste arterie si rendono anche visibili o in parte visibili. E questa cosa, questo sintomo molto specifico, sembra proprio essere quella cosa ritratta nel quadro di Piero. Però non basta. Perché al di là del fatto che possa essere un errore di Piero, cosa che io non credo, ma anche qualora ci fosse stata una tumefazione qui, non è poi detto che fosse quello, poteva essere qualunque altra cosa. Quindi, ci sono delle altre prove a sostegno di questa tesi? Alcuni indizi sulla condizione di salute di Battista
li possiamo estrapolare dalle lettere di Federico, da alcune lettere che Federico scrisse. In una lettera, per esempio, Federico scrive che Battista è malata e non può viaggiare e dice che è molto indebolita. Non si specifica però niente di più. In un'altra lettera, Federico scrive che Battista è debole e abbattuta. E anche qui non si specifica niente di più. E ancora in un'altra lettera, Federico scrive che Battista è malata e affaticata e anche che è troppo debole per viaggiare. Ora, queste lettere in realtà dicono tutto e dicono niente, nel senso che è debole, è abbattuta, è troppo stanca, non riesce a viaggiare, può voler dire un po' tutto e niente. Innanzitutto bisognerebbe capire stanca, abbattuta in che senso? Nel senso che ha un malessere generale o nel senso che si è proprio ammalata, per esempio, anche fosse che ha preso un'influenza. Però ricordiamoci che siamo nel 1400, quindi anche un'influenza poteva essere qualcosa di pericoloso. Quindi, perché chiaramente la medicina non era quella di oggi. Quindi, innanzitutto bisognerebbe capire che cosa può significare debole, stanca, abbattuta, non può viaggiare. Può significare un'influenza, può significare il ciclo mestruale, ci sono donne che stanno molto male, o può significare forse un malessere generale, una stanchezza generale, una febbricola di origine ignota di cui spesso Battista soffriva. Questo noi purtroppo non lo possiamo sapere, anche perché non si riesce bene a capire con quale frequenza Battista soffrisse di questi problemi. Però senz'altro prendiamo atto che Battista almeno di tanto in tanto soffriva proprio di questi problemi. E se fosse che questo è stanca, è debole, è abbattuta, fosse proprio quella stanchezza, quella febbricola e quel malessere generale che potrebbe ricondurre anche all'arterite? Questo non lo sappiamo, però abbiamo qualche indizio. Un altro indizio che forse Battista poteva soffrire di qualcuno dei sintomi elencati è la sua acconciatura. Battista infatti presenta non solo in questo ritratto, ma praticamente in tutti i suoi ritratti, delle acconciature particolarmente tirate. Ora, è vero che era la moda dell'epoca, quindi Battista è acconciata come voleva la moda dell'epoca e infatti si vede anche che ha una fronte molto alta proprio perché all'epoca andava di moda così e si otteneva questa fronte alta anche strappando o bruciando i capelli davanti, proprio perché era lo standard di moda, insomma, e quindi si faceva così e quindi se volevi essere alla moda, una signora nobile e ricca doveva essere alla moda. D'accordo, però è vero anche che le acconciature di Battista sono davvero tirate. Bene, questa cosa, secondo alcuni studiosi, potrebbe essere un indizio che Battista soffrisse di dolori al cuoio capelluto. Infatti, non solo con acconciature così strette i capelli non devono essere pettinati di frequente e chi soffre di questa patologia ha dolore nel pettinare i capelli, quindi già così Battista probabilmente non doveva pettinare i capelli. Ma poi le acconciature così tirate risultano lenitive per il mal di testa e per il dolore al cuoio capelluto. Devo dire, non avrei pensato. Io conosco questo dipinto da parecchio tempo, conosco questa teoria che sto raccontando da parecchio tempo, so che questa cosa viene detta. Mi ero ripromessa di verificare se fosse vera, l'ho verificata per questo video e apparentemente è proprio vera. Io pensavo il contrario, cioè io pensavo che tirando i capelli peggiorasse il dolore al cuoio capelluto e invece apparentemente no. In effetti ho trovato diverse fonti, anche mediche, che dicono che le acconciature tirate possono aiutare almeno in alcuni casi a lenire il mal di testa o il dolore al cuoio capelluto. Quindi io faccio fede e perciò possiamo pensare che qualora veramente Battista
soffrisse di questo tipo di problematiche, forse davvero queste acconciature così tirate, così severe, fossero state per lei lenitive. Quindi abbiamo adesso un quadro un pochino più ampio riguardo all'eventuale, ovviamente siamo sempre in via ipotetica, dell'eventuale stato di salute di Battista. Sappiamo che almeno di tanto in tanto soffriva di qualcosa che potrebbe essere un malessere generalizzato, lo sappiamo perché ne scriveva il marito. Possiamo forse supporre che avesse magari dei dolori di testa, dei dolori al cuoio capelluto, dei dolori magari generalizzati alla testa per via del modo con cui acconciava i capelli. Quindi, vedendo come acconciava i capelli, possiamo pensare che forse li acconciasse così per aiutarsi un pochino con i dolori che aveva, forse. E come terza cosa, che è poi il primo indizio che salta all'occhio, è pare avere una tumefazione sulla tempia. Quindi sembra avere un indizio di questa arterite a cellule giganti, il cuoio capelluto che forse le faceva male, forse aveva dei mal di testa, pare probabile avesse una tumefazione sulla tempia, vengono descritti malesseri generali e debolezza e stanchezza generalizzata, quindi che forse Battista soffrisse di arterite a cellule giganti? Va bene, ma cosa c'entra questo con il mistero della sua morte? Torniamo a quel 7 luglio, o meglio a quel 6 e 7 luglio del 1472. Battista di colpo si ammala. Da un momento all'altro, apparentemente, perché non ci sono fonti precedenti che dicano che Battista stesse particolarmente male, anche perché era partita in viaggio e, almeno a quanto ne sappia io, non è che avesse degli appuntamenti non rimandabili. Quindi lei era presumibilmente partita a giugno stando bene o stando sufficientemente bene. Quindi possiamo supporre che Battista stesse bene. E quindi quel 6 luglio lei di colpo si ammala e apparentemente si ammala di polmonite. E qui arriva la prima domanda. Battista era giovane. Come ha fatto una polmonite a fulminarla in una notte? Beh, noi sappiamo che la polmonite può avere un decorso così rapido se sei in età avanzata, e va bene, non è il suo caso, ma se sei indebolito da malattie croniche. E voilà! Se veramente Battista avesse sofferto e soffriva in quel momento, magari da tempo, sicuramente da tempo, di arterite, aveva un fisico indebolito, perché è una malattia autoimmune, e ricordiamo sempre che il 1400 non è oggi, che è una condizione curabile. Siamo nel 1400. Nel 1400 non solo non è curabile, ma non si sa nemmeno che esiste questa patologia. Quindi, se veramente Battista soffriva di arterite a cellule giganti, aveva un fisico indebolito, soffriva di una malattia autoimmune e una malattia che inoltre le infiammava i vasi sanguigni. Prende una polmonite, quella polmonite può avere senz'altro un decorso fatale in una notte, proprio perché Battista ha in effetti un fisico indebolito da una malattia cronica mai curata. Ma non basta, non è l'unica ipotesi. L'altra ipotesi che alcuni studiosi hanno fatto è che la morte di Battista non sia stata per polmonite, ma per una complicazione dell'arterite. Di nuovo, siamo nel 1400 e questa è una malattia cronica mai curata e quindi può avere complicazioni. Quindi che cosa suppongono gli studiosi? Che l'arterite, che è per l'appunto un'infiammazione dei vasi sanguigni che solitamente si concentra, diciamo così, nei vasi sanguigni cranici, possa essersi estesa anche a quelli polmonari e di conseguenza ha portato tosse, difficoltà respiratoria, ovviamente febbre, ovviamente stanchezza e alla fine ha avuto un decorso fatale. E quindi sì, Battista è morta in una notte, ma in realtà perché aveva una malattia cronica non curata da chissà quanti anni,
Quindi certo a un certo punto, magari per un momento di debolezza, magari perché appunto era in viaggio, ha avuto una sorta di momento di crollo, si è estesa questa infiammazione e Battista è morta in una notte. Ma è morta non di polmonite, ma di una complicazione dell'arterite di cui soffriva e di cui nessuno ovviamente sapeva nulla. E quindi il punto è, quei sintomi lì all'epoca sarebbero stati senz'altro scambiati per polmonite, ma in realtà potrebbe anche essere che polmonite non era. E quindi eccolo qui il mistero della morte della duchessa, che in realtà è un mistero ancora oggi. A oggi viene accettato il fatto che Battista Sforza sia morta di polmonite, ma in realtà la domanda sorge spontanea, in una notte, dal niente. Ecco, qualcuno dice, ma forse è stata avvelenata, potrebbe anche essere. Qualcun altro ha guardato il quadro di Piero della Francesca e ha detto, aspetta, lì c'è qualcosa di strano. Non è che forse soffriva di quella patologia lì, che quindi o le ha indebolito il fisico a tal punto che sì, ha preso una polmonite ed è stata devastante perché aveva un fisico indebolito da una malattia cronica all'epoca sconosciuta, o addirittura potrebbe essere che la sua morte è stata proprio causata dalle complicanze di quella malattia lì, di cui però nessuno sapeva niente, quindi tossisci, hai dolori al petto, hai difficoltà respiratorie, e beh, sarà polmonite. A tutt'oggi questo rimane un mistero. Come detto, viene accettato il fatto che Battista Sforza sia morta di polmonite, però queste ipotesi che hanno fatto alcuni studiosi sono davvero davvero interessanti. Ma in tutto questo, e Federico? Che quando ha ricevuto la notizia, lui era a Volterra o era appena partito da Volterra e riceve la notizia che sua moglie, di cui è così tanto innamorato, di colpo si è ammalata e in pratica sta morendo. Federico parte da Volterra il prima che può, percorre la strada, arriva a Gubbio, ma o non riesce ad arrivare in tempo e arriva quando Battista già non c'è più, oppure arriva appena in tempo per vederla andarsene. E poi? E poi cos'è successo a Federico? A quanto pare Federico non si riprese mai dalla morte di Battista. Dopo di lei non si risposò mai più e non ebbe mai più nemmeno figli, né legittimi né illegittimi. E a quanto pare Federico è proprio qui che fece una richiesta al suo amico Piero della Francesca. Federico gli richiese un ritratto per poter avere sempre Battista con sé. E questo ritratto, infatti, non è molto grande. 47 cm per 33 ciascun ritratto ed è richiudibile, proprio come un libretto. Questo significa che è un ritratto portabile ed è qualcosa di estremamente personale. Quello che è molto probabile è che Federico richiese a Piero della Francesca, che era un suo carissimo amico, proprio il ritratto della moglie insieme al proprio per poterlo portare sempre con sé. E probabilmente Federico tenne davvero sempre con sé questo ritratto e forse se lo portò anche sui campi di battaglia, dove poteva aprirlo e appoggiarlo e avere sempre accanto a sé l'immagine della moglie. E in questo ritratto i due coniugi si guardano negli occhi. Ed è probabilmente per questo che Battista ha questo pallore mortale. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, perché al momento del ritratto Battista era già deceduta e quindi forse Piero si è ispirato alla maschera funeraria o addirittura all'immagine di Battista. O forse questo pallore sta semplicemente a indicare che Battista
non apparteneva più alla dimensione terrena, ma sempre e comunque accanto a Federico. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere rimasti con me. Conoscevate già questo dipinto e la storia che c'è dietro? Fatemelo sapere nei commenti, quindi lasciatemi un commento che mi fa sempre molto piacere e cerco di rispondere a tutti. E se il video vi è piaciuto fatemelo sapere anche lasciandomi un like, quindi un pollice in su. Se pensate che questo video possa piacere a qualcuno, naturalmente condividetelo e ultimo ma non ultimo, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, così non perderete i prossimi video. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!